Allora, io mi chiamo Paolino Tammaro, cosiddetto territorio. Ho nato nel 1940, il 22 giugno 1940. E... Dove? A Mirabella. Perché territorio? Perché questo soprannome? Perché a papà così lo chiamavano, detto territorio, perché era un grande terriero, aveva abbastanza estensione di terra e per Mirabella da allora, ancora tuttora, qualcuno per scancenome chiamano chi territori, chi per esempio altri soprannomi, diciamo, ma non è che tiene troppo valore questo, ma Tammaro è il cognome. Paolino, è vero che la festa del carro è stata fondata dalla famiglia Tammaro? Così mi diceva mio padre, così mi Perché? Qual è? diceva, era perché noi l'origine non siamo di Mirabella, siamo casertani e fungheremo usiliato a Passeclano sotto il dominio Principe Orsì, ma a Napoleone, Bonaparte, mi di seguite, e la cosiddetta la sbinnonna fu usiliato con 23 figli, con una coppia di buoi, due maiali e una cavalla. E, e attraverso il carro, tuttora alla cesta dell'Emma, era tutto dello Bagnoleso, e attraversavo questo terreno. E allora i Bagnolesi erano dei grandi nobili, vi dicevo, e avevano bisogno di gente che lavoravano nel terreno. La Sbinnon con 23 figli aveva dei bisogni di terreno per lavorare e Chiesi sì lo poteva far lavorare. L'annata da allora era non troppo piacevole come cose e Chiesa alla Madonna dice: Madonna, se mi fai fare un buon raccolto ti regalo un carro di grani. I famosi carri di ieri non erano carrette che per esempio si trasportavano le mazze del grana dal terreno all'aia e si facevano i cumuli, famosi cumuli che allora poi hanno fondato il carro, famoso Giotto, come i vecchi colori di Giotti, e hanno portato a termine. E così Chiesa, la Madonna, questa è la grazia, e ci regalava il carro di grano alla Madonna e hanno fondato il carro col dottore. E questo. Così me lo insegnato mio padre, si diceva le cose, e magari poi Tuo padre che ruolo aveva nel carro? esiste il ruolo che ho io oggi, che me l'ha lasciato a me, e mi dice cose. Che ruolo è? E il ruolo è come timoniere, diciamo. E che fa il timoniere? E il timoniere dirige i buoi, i buoi sono, per esempio, sono già, capiscono la voce, diciamo, perché ci vivono, a un anno è nato, non vivono con loro, però ci sto vicino 4, 10, 5, 6 ore al giorno, sono abbastanza bravi, mi capiscono. Insomma, sono domesticato a questa origine, a queste cose, questa è la situazione. E i buoi si trasportano il carro e via di seguito. Non tutte sono di Mirabelle, perché 2 coppie sole ce ne avrò io, perché il resto viene, però sia io e quell'altro mio fratello e via di seguito li pigliammo 8 giorni, 15 giorni prima, giusto per imparare, farle capire la voce, perché una volta mio padre ce l'aveva alla stalla, ci lavoravamo il terreno e oggi non più, oggi ci sono i trattori che hanno sostituito i buoi. E allora questi pochi ce ne sono, li andiamo a prendere fuori, magari nella Calabria, nella Basilicata, oppure qualche coppia viene dalla zona di Perugia, vi seguo. Tu e tuo fratello, dove state durante la processione del carro? E io sono sopra a timone che dirigo i buoi e e mio fratello mi dà una mano come meglio possibile le cose. Che dovete fare praticamente? Famo perché quando, a prescindere i Giotti che è sopra di me, io quando è il momento in cui allora do la voce, do il vio che si abbiano i buoi e dirigere, perché i personali che poi stanno vicino ai buoi proprio che sono
persone che mi vengono a dare una mano, capiscono quando si deve tirare, come devono portare i buoi davanti, perché non è che se no i buoi se ne faccia per loro soli, non è che... Per quando è bravo, ma sai com'è, a quel posto deve camminare a quella è la strada che deve fare, non può spostare altro, non è che... Ecco, questo è. Quanti buoi tirano il carro? Sono 6 coppie, 12 buoi, Quante coppie sono tue? 2 coppie. Io ce l'ho sempre alla stalla, un anno, un altro, proprio perché ci faccio qualche manifestazione di piazza, ma sempre roba di precisione. Come per esempio stato il 15 agosto sono stato a Santa Maria a Viga a fare la precisione della Monna Assunta. Alla sera poi sono stato a Frigente, le carrette di Frigente che hanno portato i carri a Santo Rocco, in Coppa Frigente, dalla Banconziglia a Frigente. Comunque questo è il mio ruolo che faccio dietro alle processioni, tutte roba di santi. Ho fatto 2 processioni nella Puglia, la provincia di Foggia, sempre con la Madonna l'incoronata di Foggia. E forse ce ne avrò un'altra proprio la domenica successiva della Dolorata, dovessi andare a Voltorino di Foggia a fare la processione della Dolorata che scende dal paese a Santuario, fa 7 km di strada, Santuario. Che cosa risponderesti agli animalisti che dicono che i buoi sono maltrattati durante questi percorsi? Io le risponderei solo questo, niente di più e niente di meno. Gli risponderei che il bue è fatto per lavorare. Certo che non deve essere maltrattato, e come lo dissi pure a Frigento, che mi hanno domandato, dice, sono belli, bianche, e io gli rispose, gli manca solo il caffè. Se no ci vivono con loro e li tratto, li voglio bene, però quando ci vuole un po' di lezione, una superbia, ce la do pure. Come crescere un figlio. I figli non si devono, mi diceva mio padre, i figli si passano quando dormono. E questa è tutta la cosa. Perciò questo le risponderei. Noi abbiamo vissuto, mio padre si è fatto una proprietà, una bella proprietà proprio con l'animale. Abbiamo lavorato, però sempre l'abbiamo trattato a modo, non perché come pensano loro che dice che si maltratta, no. Certo che non è che vai vicino con un tacco, questo fa male, ma una frusticella mi fa sentire un po' più sveglio. Poi vicino ai buoi ci sono gli addetti ai buoi. Addetti ai buoi, chiaro, perché non è che... Fanno loro. Quelli che tiene, le reggono per la funa, qualcuno che per esempio, insomma, roba che mi danno una mano perché da solo io non lo posso fare. Li fanno anche bere. Sì, lunghi trasporti le facciamo bere una volta, però manco possono approfittare perché sono accaldati e allora troppo accaldati non bisogna bere, perché chi lo possa... Ma un sussetto, una cosetta, ce la facciamo, dunque vado. Paolino, di chi è il carro di Mirabella? È del comune. Come vedi il futuro di questa tradizione? Ma non so dirvi proprio la santissima verità. La vedo un po' triste perché, ma non per niente, perché mancano proprio gli uomini. Non siamo gli uomini di una volta. Se tornassero i nostri genitori, di tutti i marbellani, a noi ci cacciassero fuori, perché non siamo degni di tenere questa manifestazione, questa opera d'arte a questo modo. Dovesse essere più viva, più bella e più attraente. Invece la stanno un po' trascurando proprio chi è che è l'origine che l'amministra, perché una volta era di una commissione all'esterno, poi si era preso il comune, sempre faceva parte del comune, però c'è stata una commissione, non so, 10 o 11 persone, mi ricordo pochino, che teneva questa commissione all'esterno. Ora è passato il comune, è chiaro, perché con tutto questo
ci sono i giri di soldini, fa bene, è giusto, però dovesse essere un po' più impegnativo. Chi c'è sul carro oltre a te e tuo fratello? E ci sono quelle che lo costruiscono, Giotti, loro sono addetti proprio, noi quella parte là è loro. Io tra me e mio fratello e vi di seguito facciamo solo la parte addetta ai buoi, perché il buo come si deve muovere, ognuno fa la sua parte. Si potrebbe fare il carro di Mirabella senza la famiglia Faugno? È una cosa troppo difficile, non lo posso dire, no. Questo non sono all'altezza di giudicare, no. Tu li conosci gli altri carri, i gigli che sono intorno? Ma conosco quella di Fontanarosa, di Frumeri, come pure il Trend, sto a Carpignano e fare lo stesso per la Madonna, fanno un piccolo giglio di 18 metri e vado pure io a trasportarlo con i buoi. Sì, però è tutto diverso confronto a quello di Mirabella. A prescindere, niente togliere Fontanarosa, Frumeri, ma Mirabella è come una vecchiarella che cammina tutta. Invece quest'altre sono delle belle signorine e belle liganti, pippante, come vedevo fare, portarla. Scusate la mia parola. Senti, il manto del giglio, chi lo fa invece? Il manto del carro? Giotto, tutto giotto. Le spighe sotto, quelle vengono costruite, le fai mettere nella campagna, che poi qualcuno le offre e Giotto le fa, le cuce e tutto lui. Questo. Quindi è sempre giotto. Eh sì, questo è tutto compito suo, dalla A alla Z. E senza la famiglia Tammaro si potrebbe fare il carro di Mirabella? Beh, come non si potrebbe fare, perché ci sono, però non lo so fino a che posto. Loro si credono tutti quanti, il paese di Mirabella, che la famiglia Tammaro piglia dei soldi coi buoi, invece no. Questa è tutta opera regalata, offerta ai beni della Madonna, del popolo, perché siamo orgogliosi di fare questo, lo teniamo nel sangue, la famiglia Tammaro. Non lo so, questo me l'ha insegnato mio padre e non me le dimentico queste parole, perché ha vissuto, diciamo, nella miseria e allora questo era stato fatto perché per merito della Madonna, un ringraziamento, diciamo, tante cose poi manco sono troppo a corrente, però quello che so che è un ricordo, è un ringraziamento alla Madonna e così. Non so gli altri che tutti si impostano di farlo, però non ci perdono amore, tempo, coraggio vicino ai buoi. Perché non è che il buo lo vai a pigliare alla mattina e alla sera fai il trasporto del carro. Se no, non ti capisci. Loro parlano in dialetto loro calabrese, basilicate e vi dicevo. Noi a tipo, diciamo, marbellane, e allora lo dobbiamo imparare a modo nostro. Perché quelle 2 ore, quelle 3 ore che ci serve, ci deve capire il nostro linguaggio. Perché non li allevi più i buoi? C'è troppo lavoro. Oggi si pensa alla corsa ai soldi. I bue una volta si allevava perché rendeva, si lavorava la terra e allora si rendeva a questo lavoro. Oggi no, oggi si tiene solo. Io, malgrado, ho avuto il piacere, me lo posso permettere, non che me lo permetta perché ci posso vivere a tenere 2 coppie di buoi perché ci guadagno, però riesco a tirare fuori il capitale che le do a mangiare in tutto l'anno, facendo queste piccole manifestazioni di piazza. Ma se dovesse prendere con la piccola mia pensione di 500 euro a tenere una coppia di buoi, non ce la posso fare. O mangia lui o mangio io. E ancora hai dei terreni tuoi, coltivi delle cose? Io continuo foraggio, metto il grano, giusto per fare la paglia, per fare la lettera sotto ai buoi,
proprio perché le tengo all'aria aperta nel recinto che ho fatto tutto questo caldo e cose. Però queste 2 sere che ha piovuto, l'ho dovuto rientrare alla stalla e ho dovuto fare la lettera bella. È come mettere il lenzuolo pulito e farci uno bello lietto, è come, se no non stanno bene, soffrono, è peccato. Il peccato che viene a nostro carico, che poi ci fanno mettere dei soldini vicini. E allora proprio perché si tiene cura di curarlo, darlo a mangiare, non so, tutte queste cose che aspetta. Come, E il grano? e il grano lo vendiamo a 4 soldi. Quanto costa un quintale di grano? Ma io non lo vendo e non lo compro, ma sento 18, 20, 22, pochino quanto niente. Che poi vai a comprare un quintale di concime perché il terreno è così avviziato che se non ci dai un po' di concime, perché una volta non era così avviziato perché ci mettemmo il letame, che avevamo molto animale, oggi non basta e aggiungiamo un po' di concime. E avviziato costa 40, 50, non so. Di questo poco me ne intendo più perché sa mio nipote che sta delegato a fare queste cose e io mi sono più appartato. Faccio il pensionato e delego questo un poco di tempo ai cittadini di Mirabella, ma maggiormente per opere della Madonna Dolorata, perché siamo molto devoti alla Madonna e ho qualche piccolo ricordino dentro di me. Chi peccato, come si dice il peccato ma non il peccatore.